Ciao ragazzi e bentornati. Oggi vi presenterò Riccardo, un amico che abbiamo conosciuto ieri di persona, ma ci siamo già scambiati diversi messaggi sui social qualche mese fa. E lì dietro, lì seduto, ci sta aspettando, ha un camper meraviglioso. Ieri sera siamo stati a parlare fino a quasi alle 3 del mattino, ci sono delle soluzioni tecniche, qualcosa che non ho mai visto prima. Secondo me è il miglior camper 4x4 al mondo, perché davvero adesso vedrete, abbiamo la fortuna e l'onore, Riccardo sto venendo, di andare a fare questo tour, ma ci sarebbero libri da scrivere, perché pensate che ci sono voluti ben 10 anni di lavori per terminare questo camper, che è pensato nei minimi dettagli e particolari, con delle soluzioni, dei brevetti, delle invenzioni che non ho mai visto prima. Andiamo che ve lo presento subito. Ciao Riccardo. Ciao. Grazie per essere qui con noi. Innanzitutto complimentoni per questo super mega camper che è bellissimo, pulitissimo, si vede il telaio rosso. Come si chiama il tuo camper? Il camper l'ho voluto chiamare Leonardo, in onore del più grande inventore di tutti i tempi, Leonardo da Vinci, ma anche perché in questo progetto mi sono sentito un po' Leonardo anch'io, perché ci ho messo l'anima, ho cercato di trovare delle soluzioni che magari erano inusuali e fortunatamente tutto funziona. Iniziamo subito, non perdiamoci in chiacchiere perché c'è tantissimo da dire, c'è tantissimo da far vedere, non vediamo l'ora. Grazie per aver accettato di fare questo video. Siamo onorati di poter presentare Leonardo. Incominciamo subito. Innanzitutto è bellissimo, onestamente è un mezzo proprio cattivo, aggressivo, è davvero un qualcosa di stupendo. Che modello è? Vediamo Iveco, quindi un marchio italiano, insomma un certo senso di orgoglio. Il telaio è del 2000, ultimo anno di produzione con i motori Iveco, senza elettronica, perché io come prima cosa cercavo un motore senza elettronica. Il camion è un 4x4, trazione full time, quindi permanente, con 3 differenziali anteriore, posteriore e centrale, con 3 bloccaggi, anche questi ad aria, quindi senza contatti elettrici, centraline, ma solamente con semplici rubinetti ad aria. Questo camion io l'ho comprato chiaramente usato circa 12 anni fa in Spagna. Lui è stato immatricolato come Pegaso, perché in Spagna veniva venduto l'Eurocargo come Pegaso. Pegaso, sì. Questo era un Pegaso, ecco. Però alla fine il telaio è un telaio Iveco, insomma, ecco, ed è tutto Iveco. Pensate a 22 anni. Io credevo fosse nuovo perché è immacolato. Lui dice che è sporco, ma è bellissimo, è pulitissimo, è veramente... Sì, non è mai stato così sporco no, come no, adesso. No, assolutamente. Dopo vi faccio vedere Totò. Dai, dal deserto sta venendo. No, ma... Quindi dicevi? Allora, noi abbiamo comprato questo telaio. Inizialmente quando io avevo cominciato a cercare per farmi un camion come questi, ho cominciato a girare un po' l'Europa e sono andato a provare, perché il mio sogno era il classico Magirus raffreddato ad aria col musone. Amore che durava da 5-6 anni finché ho trovato un annuncio, sono andato a provarlo, dopo aver fatto 3 km ho rimesso subito giù il veicolo, ho detto no, non fa per me, era rumoroso, era poco confortevole, affascinante come veicolo, ma però non mi è piaciuto, non c'è stato il feeling. Poi sono passato a loro, ho detto proviamo degli Unimog, anche quelli non mi davano nessuna sensazione. Poi un giorno ho visto un annuncio di questo veicolo in Spagna, appena mi sono seduto, appena ho fatto i primi chilometri, è stato feeling a prima vista, a primo chilometro, sì, ecco. sì. A primo metro quasi. Ecco. Inizialmente il camion era una cabina corta, io che volevo una cabina lunga ho dovuto costruirmelo, perché ad esempio negli Iveco stradali dove chi c'è l'autista si deve fermare per dormire, sì, allo spazio per mettere il lettino. Io volevo una cabina lunga perché nei miei viaggi io prendo spesso un mediatore culturale, una guida, e quindi volevo creare dei posti anche per poter far salire una guida oltre a me e mia moglie anche una guida, una terza o quarta persona, poi per avere altro spazio da mettere un frigorifero, ecco, un po' di più comfort in cabina. La prima cosa importante nel telaio per me era quello innanzitutto di avere il massimo comfort in cabina, una cosa molto particolare, credo che non ce ne siano altri camion così, è la sospensione della cabina, perché preparatevi. Öhlins. Sì, questi sono gli Öhlins TTX regolabili in compressione ed estensione. Questi hanno fatto la grandissima differenza proprio sul telaio, perché le sospensioni della cabina, questi sono veicoli, insomma, sono nati stradali,
hanno un'escursione solamente di 1 centimetro, quindi in 1 centimetro ci vuole un ammortizzatore altamente tecnologico per fare le funzioni sia in velocità bassa che in velocità alte. Questi ammortizzatori hanno la caratteristica che mentre noi andiamo sull'asfalto loro lavorano in maniera morbida. Nel momento in cui cominciamo a fare del fuoristrada loro diventano molto più reattivi e quindi anche se ha un'escursione di 1 centimetro in compressione e un'altra in estensione totale 2 centimetri, riusciamo comunque a lavorare senza farli andare in fine corsa. Capite che lavorare su 2 centimetri di corsa sì, poi mi dicevi che qua sono regolabili, quindi in tu compressione ed estensione. ce ne sono 4, 2 davanti e 2 di dietro. Di dietro poi c'era un altro, dovevo affrontare un altro problema perché, ripeto, la cabina lunga è costruita negli Eurocargo solamente recentemente, sì. Quindi io ho fatto una cosa che non c'era. Ecco perché questo qua è la prima cosa che ho fatto ancora 12 anni fa, appena importato il cambio. Poi ho fatto un restyling, chiaramente ho fatto il restyling della carrozzeria, ho preso gli Eurocargo, tutte le plastiche e comunque i cofani del seconda serie. Poi ci ho messo così tanto a fare il progetto, a realizzare il cambio, che adesso ci sarebbe già la terza serie, ma comunque ci teniamo il seconda serie. Non aveva l'aria condizionata. Però a quel tempo la Diavia faceva dei kit di aria condizionata, ho comprato un kit, solo che Diavia mi proponeva di mettere il radiatore del condensatore sotto lì nella ruota. E come faccio a mettere un radiatore del condensatore esposto al fango, ai sassi? Sì. Ecco, sarebbe stato sempre sporco. Allora ho creato tutta una struttura che mi fa anche da protezione della cabina, dove sopra nel tetto c'è il radiatore del condensatore e questo mi consente di mantenerlo sempre pulito. E ne vado un po' orgoglioso anche perché praticamente la maggior parte ci sono 2 opzioni quando tu devi mettere su una cellula di questo tipo, una cellula abitativa. Allora, o fai una cabina fissa nel telaio, una cellula fissa nel telaio, oppure fai una cellula che in qualche modo consenta al telaio di torcere rispetto alla cellula, in modo da evitare che si scarichino tensione quando ad esempio gli assali si muovono, vanno in twist. Allora io volevo comunque lasciare la cellula abbastanza libera dal telaio, però avevo visto delle realizzazioni dove i bilancieri venivano, dove sono montati, dove è fissata la cellula, venivano montati direttamente sul telaio. Secondo me non era corretto e ho preferito fare un controtelaio sul quale poi ho fissato i bilancieri in modo tale da non scaricare solo su 3-4 punti il peso e le sollecitazioni, ma scaricarlo su tutta la lunghezza. Poi mi sono informato da Iveco e mi sono fatto dare delle specifiche, perché Iveco mi ha consigliato che il controtelaio deve arrivare fino a davanti l'attacco dell'ammortizzatore. Non a caso questo arriva, vedete, fino a davanti all'attacco dell'ammortizzatore. Molti fanno l'errore di invece finire il controtelaio in questo punto qua, sì. Ma in questo punto qua, quando tu trovi una buca, c'è una sollecitazione verso il basso di tutto il peso che si scarica, una controsollecitazione della balestra, e qui rischiano di crepare il telaio. Allora a quel punto io invece ho fatto un controtelaio che arriva e scarica il peso fino all'attacco dell'ammortizzatore. Adesso capite perché ho detto che le soluzioni tecniche e il livello di conoscenza di Riccardo sono un qualcosa di un altro livello? Il controtelaio poi è un'altra caratteristica importante, sempre seguendo specifiche Iveco, cioè non mi sono permesso di andare a voler saperne di più di Iveco. Iveco mi insegna, mi dice, il controtelaio lo devi mantenere solido al telaio fino a questa posizione qua, circa a metà telaio. Quindi fino adesso qua, eccolo lì, quel punto lì, fino a davanti all'attacco di dietro e l'attacco anteriore della balestra posteriore. Comunque fino a quel punto il controtelaio è fisso al telaio. Da qui in avanti invece praticamente il controtelaio può staccare dal telaio. Quindi se ci sono delle torsioni molto forti, dove tutto il sistema dei miei bilancieri va in tensione, a questo punto può staccare il controtelaio, può staccare dal telaio qua. Si vede proprio, sì. E ci sono delle molle progressive, sia qui che là, calcolate, sì. Là ce n'è sì. una, 3, qua ce n'è una caricata, 6, un po' di più,
Poi ho fatto un ulteriore supporto che si vedono molto bene qua, che consentono comunque a dare stabilità, diciamo, quando si va in marcia, a dare stabilità alla cellula. Il risultato finale sul fuoristrada è dove vedrete che la cellula rimane ben stabile rispetto al telaio, pur consentendo al telaio di muoversi, perché tutto è montato su Silent Block. Non c'è collegamento meccanico rigido tra la cellula. La costruzione della cellula, per me la priorità erano i ponti termici. Non ho voluto, per scelta, non ho voluto il passaggio tra la cabina e la cellula. Quando si costruisce un camion del genere ci si trova di fronte a mille bivi, a mille decisioni da fare, che portano poi a tutta una serie di conseguenze, ma però il bello proprio di costruire questo è che ognuno può farselo come vuole. Questo è il punto più caldo e il punto più polveroso di tutta la camion quando si viaggia. Non volevo né rovinare la cabina e quindi indebolire la struttura della cabina, non volevo indebolire la struttura della cellula, volevo sfruttare al massimo lo spazio per i mobili dentro, e quello che era più importante, non volevo rischiare polvere e punti dove si poteva passare il calore e il rumore. La cabina è molto silenziosa perché ha mantenuto la silenziosità originale. Nel momento in cui tu vai a tagliarla per fare una classica porta a soffietto, è facile che si porti dentro calore e rumore del motore e anche polvere. Noi adesso siamo in viaggio da più di 2 mesi, abbiamo fatto deserti, ma dentro è pulito come quando siamo partiti. Ecco. Stai dicendo che la cellula è fatta, è un pacchetto tipo sandwich con Sì. poliuretano espanso ad alta densità all'interno e poi vetroresina di entrambi i lati. 2 mm della parte esterna e 2 mm nella parte interna. Che sono quindi incollati, Incollati con un monocomponente su base acquosa. Però anche lì ho fatto delle richieste, delle ricerche, perché ad esempio la maggior parte usano delle colle epossidiche, però quando io ho cominciato a guardarmi le schede tecniche ho visto che le epossidiche vanno in crisi a meno 20 gradi, cominciano a cristallizzare. Ecco che allora magari ti trovi a meno 30, meno 35 e a quel punto cominciano a crearsi degli scollamenti. La caratteristica di questo sigillante è che ha un grandissimo grado di elasticità, ha una grandissima resistenza alle trazioni e alle temperature. Questo è stabile da meno 40 fino a 100 gradi. E qua ci sono detto 4 acciaio. Qua, ad esempio ci sono, perché era importante questo, qua ci sono 4 materiali diversi. Abbiamo la struttura di acciaio, fibra di vetro, dentro il poliuretano, legno. Qua c'è l'alluminio, c'è il legno e l'acciaio. Allora capite in questo momento qua che ci troviamo a 50 gradi, un profilo di alluminio su una lunghezza che è tutto un pezzo di 5 metri, qua ci può essere magari anche una differenza di dilatazione tra un materiale e l'altro anche di 3, 4, 5 mm. Se ci fosse una colla rigida, a lungo andare creperebbe, si staccherebbe. Perché tu già sei stato a sotto zero fino a più 50. Sì, meno 20 li ho già fatti. Quindi quanta tecnica, è incredibile. Come lunghezza totale non è lunghissimo perché fa 7,60 m comprese le ruote di scorta. La cellula fa 5 metri per 2,5 metri, l'interno è alta 2,10 metri. L'altezza totale esterna col climatizzatore 3,85 m. Capacità, serbatoi gasolio. Abbiamo 3 serbatoi da 3,30, quindi 990 litri, che mi danno un'autonomia di circa 4.000 km. Poi abbiamo un serbatoio d'acqua bianca di 500 litri circa, e poi abbiamo un serbatoio di acqua grigia di 160-170 litri. Ecco, un'altra scelta, non ho voluto il VC nautico, ma un normale VC a cassetta, perché lo ritengo più pratico. Ecco, ci tengo a dire, mi sono avventurato a costruire un camper senza mai aver viaggiato in camper, perché io fino a prima di questo viaggiavo con macchina fuoristrada con la maggiolina. Riccardo viene da anche lui Land Cruiser, Sì. serie 80 con maggiolina, chissà che magari il nostro prossimo camper non sarà un mezzo del genere. Questa qui è la scaletta per entrare, alta quanto vera, così come la ruota, quindi per capire le dimensioni. Permesso. Avanti, avanti. Guardate qua. La cabina non si muove di 1 centimetro. Ecco qua. Guardate che bello, che rifiniture.
E si sente, l'isolamento si sente, c'è una differenza termica dal fuori al dentro, un po' di venticello. Ci saranno minimo 10-12 Sì, gradi sì. di differenza. La prima cosa che ci tenevo, e questo è stato con l'aiuto di un amico architetto, ci tenevo ad avere la massima abitabilità interna, quindi è stato importantissimo fare queste rotondità. Queste rotondità consentono di avere un grande senso di ampiezza e anche utilizzare meglio gli spazi. Era semplice fare i mobili dritti, no? Bastava tagliarli no, invece cominciare a sagomare questi, che sono tutti rotondi, e parliamo non di un prodotto industriale, ma di un prodotto fatto in un unico pezzo, è stato un po' più impegnativo anche dal punto di vista economico, insomma. Anche il bagno, vedete, il mobile è rotondo, perché si è cercato di dare il massimo della abitabilità nel minimo spazio possibile. Abbiamo dato molta importanza allo spazio per la doccia, dove abbiamo un piatto da 60% di ECI. Il letto è un letto da 205 x 140, quindi un letto abbondante, comodo, insomma. Abbiamo il climatizzatore anche in pompa di calore, l'impianto di riscaldamento che è praticamente come quello di casa, con 3 termostati ambiente, un termostato che mi fa nella zona notte attorno al letto, un altro termostato che mi fa in questa zona e un altro termostato per il bagno. Poi c'è un circuito sempre aperto che invece alimenta il boiler, lo scambiatore del boiler. Poi io ho fatto costruire anche un scambiatore di calore a piastre, in modo da utilizzare quando viaggio l'inerzia termica del motore. Allora, se fuori ad esempio ci sono 0 gradi, arriveremo alla sera a fermarci con la cellula che magari è, non so, a 7 gradi, 8 gradi. Col sistema che ho fatto io attraverso un sistema di pompe collegate con i termostati, io attivo l'automatismo e quando ci fermiamo alla sera noi abbiamo, sfruttando l'energia termica del motore, abbiamo già la cellula calda e l'acqua calda anche per fare la doccia. Tutto ben pensato. Qua c'è l'impianto elettrico tipo Space Shuttle. No, allora, l'impianto elettrico, innanzitutto io volevo un impianto elettrico che fosse elettromeccanico, non volevo un'elettronica con un impianto elettrico come mi era stato suggerito da molti col canvas, perché sul canvas, sullo stesso filo, passano 7 segnali. Se per caso si pizzica un filo, diventi matto a trovare qual è il guasto e magari non ti vanno più 2, 3, 4 servizi. Quindi qui ogni utenza ha un filo più e un filo meno, facilmente riconoscibili dai colori: 24 volt rosso, 12 volt arancione, invece il nero è la massa, che parte e va direttamente all'utenza. Se a me non funziona qualcosa, la prima cosa, testo la linea. Se non mi va ad esempio una pompa, la prima cosa che faccio, controllo se arriva la corrente nella pompa e se ho la massa. A quel punto, se ho la corrente o la massa, vuol dire che è la pompa. Quindi è di facile, la diagnostica è molto facile e intuitiva. Questo ha portato però ad avere molti fili dentro, e adesso vi faccio vedere il risultato. Guardate che precisione chirurgica. Sì. Ogni filo è numerato e ogni linea è protetta, e qui praticamente i quadri sono smontabili, quindi se c'è bisogno di fare un intervento attraverso questi connettori sono smontabili, quindi si può lavorare a banco. Tutte le linee principali sono fornite di più di una protezione. Abbiamo l'inverter, questo qua, che è un 2000 watt, che mi trasforma la corrente in 24 volt, da 24 volt a 230. Sotto qui abbiamo le batterie. Non ho un grande pacco di batterie, perché quando abbiamo cominciato a usarlo così, c'è già previsto uno spazio per mettere delle ulteriori batterie, ma per adesso stiamo viaggiando così da 2 anni e vediamo che sono più che sufficienti. Hai tre batterie da 100? Io ho fatto una scelta, ho 3 batterie da 160 ampere identiche, 2 le ho messe in serie e mi fanno il 24 volt e una è da sola, mi fanno il 12 volt, perché io ho delle cose che funzionano a 12 volt e delle cose che funzionano a 24. Se la batteria 12 volt viene tenuta caricata da un DC-DC converter
che è questo qua della Master Volt, che praticamente mi tiene sempre caricato il 12 volt prendendo corrente dal 24, con dei sistemi di protezione che se il 24 è troppo basso si stacca automaticamente, in modo da evitare di scaricarmi il 24 volt. Giusto. Ecco. Se però dovessi rompere una batteria del 24, no? Si può rompere un elemento, a quel punto posso prendere la 12 che è gemella, la metto al posto di quella rotta del 24 e posso questo attraverso un settaggio trasformarlo in alimentatore. Quindi quello lì non va più a alimentare da 12 volt, ma diventa un alimentatore dell'impianto 12 volt. Come autonomia elettrica c'è il gruppo elettrogeno da quanti kilowatt mi dicevi? Io ho un gruppo elettrogeno della Dometic, il T29 mi sembra si chiama, adesso non ricordo, e fa 2600 watt. Allora, come corrente a 220 volt abbiamo un altro quadro. Allora, i quadri, questo quadro è il quadro della corrente continua. Queste due colonne sono di 24 volt, questa è una colonna del 12 volt. Qui abbiamo le varie linee, perché ho fatto in maniera di poter eliminare eventualmente linee che non si usavano, in modo tale da eliminare correnti, cioè consumi passivi. Qui abbiamo il 12 volt. Queste sono le due pompe di travaso, perché io ho 3 serbatoi da 330, ma però solo ho mantenuto i collegamenti col primo serbatoio originale. Quando è vuoto uno, vado a scaricare tutto dal serbatoio secondario al primario. Qui abbiamo i comandi delle due caldaie, perché ho 2 caldaie Eva Speaker da 5000 kcal che vanno una a scaldare l'impianto del motore e un'altra che va a scaldare l'impianto della cellula. Per quanto riguarda invece la corrente alternata, abbiamo praticamente un selezionatore principale dove mi dà la possibilità di selezionare rete, generatore e inverter. In questo momento io ho l'inverter acceso e quindi qua vedete che ho i 231 volt forniti su tutto il camion attraverso l'inverter. Potrei anche accendere il generatore. Adesso accendo il generatore, fra un po' vedrete che si accende anche questa spia e comincia a produrre elettricità anche il generatore, e quindi adesso se io giro ho anche i 230 volt forniti dal generatore, quindi già due fonti di energia 230 volt. E poi c'è la terza che è la rete, se trovo da qualche parte una rete su una casa, un campeggio, così via. Abbiamo 3 pannelli da 330 watt, quindi un totale di 3,35, un totale di 1 kW, e questo è il regolatore solare della Victron. E posso tenere controllato attraverso un'applicazione, posso tenere controllato il funzionamento dei pannelli. Siamo arrivati anche a produrre quasi 5 kW in un giorno. Incredibile. Sì. Incredibile. Da quando abbiamo iniziato a usare il camion abbiamo già prodotto quasi 300 kW. E per quanto riguarda invece i sistemi di cottura, ecco, noi abbiamo fatto un'altra scelta, è quella di non avere il gas. Quindi il nostro piano cottura è un piano cottura a gasolio della Webasto, l'X100 della Webasto, al quale però dopo abbiamo abbinato anche una piastra a induzione. Non abbiamo voluto il gas per una scelta. Sì. Condivido, girare in diversi paesi devi cambiare attacchi, bombole, è difficile caricare il gas, è un pericolo. Se abbiamo bisogno di cucinare veloce, a questo punto usiamo la piastra a induzione, perché si assorbe molto, ma però in pochissimi secondi fai bollire l'acqua, quindi è un assorbimento molto alto, ma però che dura pochi secondi. Se invece siamo di sera, abbiamo tempo, magari fa anche freddo fuori, allora usiamo il piano di cottura a gasolio. Poi abbiamo anche messo il forno a microonde, perché questo ha completato il nostro sistema di cottura, e qua abbiamo il forno a microonde. Che lusso! Sì, non manca niente, non è a casa. No, è bellissimo. Qui abbiamo il frigorifero da 110 litri con anche la cella per il freezer. Sì, per il freezer, sì. E ogni mobiletto è pensato con queste chiusure? Sì, tutte le chiusure sono chiusure dell'asciugo, dove praticamente sono chiusure a compressione. Qui si possono registrare in modo tale da avere una chiusura che è fissa, stabile, perché specialmente quando si fa
l'off-road ci sono molte sollecitazioni. Un'altra cosa importante, io ho fatto prima tutto l'impianto elettrico, poi i mobili sono stati sagomati nella parte posteriore in modo tale che se io devo togliere il mobile perché devo fare una modifica, devo fare delle lavorazioni, devo mettere dei faretti, delle luci, posso smontare i mobili e tutto l'impianto elettrico rimane dietro ai mobili e rimane su fisso nella cellula. Questo è molto importante perché ci sono invece moltissimi camper, anche di fascia alta, dove vengono prima montati i mobili, poi vengono fatti dei fori, vengono passati i cavi, però se devi smontare il mobile per fare delle manutenzioni devi smontare anche l'impianto elettrico. Il sistema di illuminazione è a LED, nel LED ho messo uno stabilizzatore di corrente perché i LED hanno bisogno di una corrente stabile, questo è lo stabilizzatore, questo invece è il dimmer. Col doppio scatto accendo al massimo, poi tenendo schiacciato posso dimmerare e diminuire. Sì. Sia zona giorno che zona notte, ogni LED è separato, quindi posso decidere di aggiungere illuminazione o di eliminare questo piuttosto che l'altro dall'altra parte, quindi ottimizzare anche i consumi e il tipo di illuminazione che voglio, perché oltre a dimmerare posso anche dire aggiungimi questa barra oppure diminuiscila. Finezze tecniche, diciamo che dove noti la preparazione ben pensata, lo studio su quello che veramente effettivamente serve, di come ottimizzare poi tutto. Complimenti. Tutti quanti i cassetti sono montati su delle guide molto robuste, metalliche. No, è tutto molto solido, non c'è niente vedi che è ben costruito. Sembra di stare in una casa su cemento, non su delle sospensioni. Piccole cose, queste qua, ad esempio le chiusure, queste qua sono chiusure nautiche, vedete hanno il doppio dentino. Allora questa è una chiusura che consente quando è chiusa di non vibrare. Le barche montano queste cose qua, i camper normali no. Mi piace molto il termosifone. Sì, il bagno abbiamo messo, invece di mettere dei tubi radianti, ho messo questo termoarredo, anche perché tante volte magari facciamo la doccia, poi mettiamo sul termoarredo già gli asciugamano caldo. Che lusso, che lusso. Sì, insomma, sono piccole cose. Sì. No, è davvero molto bello, davvero molto bello. Qui è una dinette che ovviamente volendo si può abbassare, qui sono 2 più 2. Abbassare si crea un altro letto. Poi io ho fatto un sistema di fissaggio alla parete per evitare che magari se fai fuori strada questo andasse a battere e a rovinare la parete. Ecco, l'aria calda viene fuori, esce da queste condotte qui attorno al letto e anche qui. Praticamente tutta la parete, esclusa anche qui nei posti anche sotto i piedi, tutta la parete, escluso dove abbiamo la testa, ha aria calda che sale lungo la parete. Escluso, non l'ho fatto dove abbiamo la testa perché non mi sembrava il caso. La testa sta bene al fresco. Sì. È troppo caldo, si dorme male. Nella maggior parte dei camion tu vedi una maniglia che fuori è ad altezza uomo, poi dentro ti capita qua. Qua invece io ho fatto tutto un sistema dentro di rinvii dove all'interno la maniglia ad altezza uomo e all'esterno la maniglia ad altezza uomo. Capito. Era troppo facile fare un foro, no? Dove dopo ti trovi la maniglia qua. Adesso avete capito perché ci sono voluti 10 anni. Non è ancora finita. Ci sono ancora delle cose da montare. Sì, voglio vedere se riesco a montare una zanzariera sulla porta. Qua mi è venuta una porta un po' abbondante perché chiaramente ho dovuto fare tutto quel sistema dentro qua di rinvio per fare l'apertura comoda e tutto non si può, quindi mi ha portato via un po' di spazio. Però stiamo studiando di vedere di mettere una zanzariera, forse riusciamo a mettere qua una zanzariera di quelle pissettate, scorrevole, e quindi non ho ancora finito questa parte qua perché devo vedere come... Ci sono ancora molti lavoretti da fare, insomma siamo già a un punto. Noi abbiamo usato per adesso le finestre della Seitz, in un futuro può darsi che cambiamo tipo di finestre, ma fino adesso vanno bene queste qua. E qua abbiamo dovuto fare queste cornici di collegamento di circa 38 mm perché la Seitz è fatta per i camper standard che hanno pareti da 24-27 mm. Quindi ha dovuto allargare Esatto, e quindi ho dovuto fare queste cornici di adattamento
per dopo avere questo effetto finito, perché altrimenti mi rimaneva Il vuoto, il buco, sì, no? brutto, sì. No, le rifiniture sono di lusso, di lusso. Abbiamo il serbatoio delle acque grigie che è Sì. qui sotto, Sì. che è trasversale, 160 litri, e invece abbiamo quasi 500 litri di acque bianche che sono centrali. Ho fatto un sistema dove praticamente in caso di emergenza, se dovessi avere le batterie scariche nel motore, con questo tipo di batterie posso fare l'avviamento. Quindi ho messo un interruttore lì sotto dove, se mi trovo con le batterie scariche del motore, posso girare e usare per l'avviamento le po' di batterie dei spunto, servizi. E poi abbiamo due caricabatterie qui, sono due caricabatterie identici, uno settato per le batterie a gelio e un altro settato per le batterie a acido, perché hanno cicli di carica diversi. Abbiamo anche fatto questo sistema qua di ventilazione del vano. Questi sono quelli del computer che si mettono Sì, dentro, sì. Praticamente quando il vano, se il vano arriva a 35 gradi, parte in automatico la ventola per raffreddare. Fino ad ora io non ho ancora fatto nessun buco, una cosa importante, io non ho ancora fatto nessun buco di ventilazione con l'esterno, perché essendo un veicolo da fuoristrada non volevo, avevo comunque il timore che mi entrasse la polvere, allora ho incominciato a usarlo così, e fino adesso devo dire la verità, non ho avuto la necessità di questo buco di ventilazione, perché questo si raffredda per conto suo con le ventoline. Sì. Il frigorifero fino adesso riesce a funzionare benissimo, anche se fuori ci sono 38 gradi, senza bisogno di fare buchi esterni, perché i buchi esterni portano dentro animali, polvere, ecco. Altra cosa, non abbiamo nessun serbatoio, nessuna valvola di scarico o di carico all'esterno. Questo per avere il massimo isolamento e per evitare ci siano rubinetti che si ghiacciano, valvole di scarico, ghigliottini che si ghiacciano. Tutto e quanto è all'interno. Quando io voglio scaricare devo aprire un rubinetto dall'interno e poi scarico all'esterno. Allora, un'altra cosa importante, quando io ho cominciato a usare il camion, mi sono accorto che quando andavo in montagna, in alta quota, la caldaia dopo un po' di ore cominciava un po' a borbottare, e allora ho cominciato a fare le ricerche e ho capito che praticamente le caldaie, quando sono in alta quota, lavorano e tendono ad avere un rapporto stechiometrico carburante-aria più grasso di carburante, perché a ogni 1000 metri di altitudine si va a perdere circa il 9% di ossigeno. Questo dipende un po' dalla temperatura dell'aria o dell'umidità. Allora a quel punto ho cominciato a studiare ma come funziona sta pompa, e ho capito che funzionano a impulsi. Allora ho cominciato a pensare, ho detto vabbè, ma allora se io in qualche maniera riesco a gestire gli impulsi collegati in qualche maniera all'altitudine, riesco anche a fare un adeguamento continuo e costante e a fare ottimizzare il funzionamento. Allora sul mio progetto, ma non sono un elettrotecnico, non sono Però un è elettronico, una tua invenzione, la una tua idea. Cioè, la mia idea, ho fatto realizzare, ed è già installata da 2 anni, ho fatto realizzare questa centralina che adesso sto preparando anche per qualcun altro se la vuole, e dove praticamente lui mantiene continuamente costante il rapporto stechiometrico aria-benzina come aria carburante, aria gasolio, indipendentemente dall'altitudine, perché lui sente l'altitudine e mi adegua attraverso delle tabelle, attraverso un software dentro, mi adegua continuamente la frequenza della pompa. Quindi invia il carburante necessario per far funzionare la caldaia senza farla fumare. Senza farla fumare, senza che si ingolfi. Perché il problema è proprio questo: quando una caldaia funziona per tante ore grassa, diciamo così, grassa con tanto carburante, brucia male e tende a imbrattarsi. Ecco. Questo allunga anche la vita della caldaia, i tempi di manutenzione. Per migliorare la sicurezza e anche il comfort, ho fatto anche realizzare degli ammortizzatori monotubo con la possibilità di regolare sia la compressione e l'estensione, sono ammortizzatori misti gas-olio. E questi ammortizzatori in particolare hanno anche la possibilità, attraverso un sistema elettrico, di modificare anche la compressione. Quindi quando sei nel fuoristrada hai una taratura, quando esci sull'asfalto attraverso un interruttore puoi rendere gli ammortizzatori più morbidi.
Ecco, attualmente io li sto facendo lavorare senza la parte elettrica perché, come ho detto, ci sono sempre mille cose da fare. Sì. Faremo lavorare. Però sono lì, made in Italy. Sì, made in Italy. Questi sono ammortizzatori della Oram. Sono rimasto molto contento, il cambio è cambiato totalmente da quando ho messo questi ammortizzatori, sia davanti che di dietro. Di dietro poi ho cambiato anche le balestre, perché lui nasce come camion un po' da cava, aveva delle balestre ellittiche, e invece io ho montato delle balestre paraboliche che sono molto morbide, ma non è ancora finita perché ho qualcosa che mi frulla nella testa. Mi piacerebbe fare il sistema misto aria. Misto aria? Sì, in modo tale da avere ancora più morbidezza. Ragazzi, non c'è un punto di ruggine, non riesco, ho cercato tutta la mattinata. Riccardo è un patito dell'acciaio inossidabile e non ha un punto di ruggine nel mezzo. Gavoni, e guardate che finezza, una finezza qui che ieri non mi sono accorto. Qua c'è una calamita. Toc. Quindi io ieri cercavo il piolino per aprire dove è bloccato, guardate qua che rifinitura, che tocco di classe. Tac. Bellissimo. Ecco, come vi dicevo, qua ad esempio qui sotto ci sono i rubinetti, non c'è nessun rubinetto esterno. Qui sotto ci sono i rubinetti per scaricare. Ecco, un'altra cosa, i serbatoi sono fatti in polietilene in lastra. Non ho voluto mettere i serbatoi in acciaio inox perché i serbatoi in acciaio inox comunque ti possono creare problemi di condensa. Quando fuori è molto freddo e l'acqua, magari tu hai viaggiato e l'acqua chiaramente è fredda, è attorno ai 7-8 gradi, tu entri dentro, attacchi il riscaldamento, il corpo caldo, tutta l'umidità del corpo delle persone andrebbe a condensarsi nei serbatoi e poi chiaramente ti troveresti il bagnato per terra e poi va a marcire, puzza, umidità, muffe, così via. Si può risolvere. Molti usano i serbatoi in inox e si risolve rivestendoli di poliuretano, di polistirolo. Io invece ho fatto fare da una ditta specializzata in serbatoi nautici, ho fatto fare dei serbatoi in polietilene in lastra da 1 centimetro. Generalmente loro li facevano da 7 mm, io ho detto vabbè, li voglio da 1 centimetro, e dentro dove ci sono avvitati i bocchettoni ho fatto mettere degli inserti in ottone. La gomma completa pesa 200 kg, quindi qua vediamo 400 kg. Sì, dipende un po' dal tipo di copertone, le Michelin penso siano sui 180 kg a l'una. La cosa importante è che da questa parte in su, a parte qui c'è una struttura di metallo, ma altrimenti non c'è acciaio, quindi era difficile anche supportare 400 kg, che nel momento in cui trovi buche o anche fai fuoristrada, capite che c'è un'energia dinamica, delle sollecitazioni dinamiche verso il basso che sono notevoli, anche il rischio che strappi la parete. Però abbiamo già fatto 40.000 km con anche molto fuoristrada, e tutto questo siamo riusciti a sostenerlo con dei portaruota studiati, calcolati, che ci pesano solo 30 kg. In questo gavone ho creato una centrale, la centrale termica, diciamo, dove ho messo il preriscaldatore per scaldare appunto l'acqua dell'impianto della cellula. Ecco, quindi c'è anche qui una caldaia dell'Herba Speaker Hydronic e qua mi dicevi, guardate che parafanghi, ragazzi, guardate che cosa eccezionale. Non esistono in commercio, questi sono stati fatti su misura, rifatti e fatti e rifatti. Sì, potrei a casa con tutti i pezzi che ho, potrei fare altri 2 camion. Qua un altro gavoncino, qui c'è il gruppo elettrogeno. Qui c'è il gruppo elettrogeno, sì. Adesso siamo in viaggio da più di 2 mesi, abbiamo fatto deserto, quindi un po' di polvere ci sta. Sì ragazzi, guardate, è troppo sporco, non va bene, dai, ma è un gingillino, è pulitissimo, assolutamente. Allora, il filtraggio dell'acqua, noi abbiamo 2 tipi di filtraggio, sia in entrata che in uscita. Allora, in entrata abbiamo dei filtri della Atlas, che è una fabbrica italiana. Praticamente abbiamo 2 filtri in serie dove io posso cambiare le cartucce a seconda di dove vado e di dove carico l'acqua. Quindi abbiamo dietro in viaggio abbiamo una serie di cartucce che vanno dai 10 micron ai 2 micron,
con carboni attivi, non carboni attivi. Lo faccio questo perché per evitare il più possibile che si formino sedimenti all'interno del serbatoio. Poi abbiamo un filtraggio all'esterno, cioè dopo il serbatoio, prima delle utenze, che è un filtro ceramico che filtro fino a 1 micro. Praticamente questo filtro è un filtro che ha all'interno 6 candele in parallelo ceramiche che filtrano, hanno un filtraggio molto più spinto e quindi si arriva a eliminare i batteri al 99% meccanicamente. Ottimo, ottimo. Ecco. Il filtro, essendo in parallelo le candele ceramiche, è quella che non c'è bisogno di montare una pompa ad alta pressione. Io ho voluto evitare di montare una pompa ad alta pressione perché se per caso scoppia un tubo in un attimo allaghi tutto il camper, invece con una pompa a bassa pressione, questa pompa mi sembra che lavora un'atmosfera e mezza, insomma è più facile contenere i danni, insomma, perché tutto può succedere. Adesso andiamo a vedere la cabina di pilotaggio. Com'è bello sto camper, ragazzi, è meraviglioso. Anche il colore è pensato, perché questo colore non riscalda, quindi non si fa caldo con le temperature desertiche, e allo stesso tempo mantiene anche un po' lo sporco più rispetto al bianco. È un colore ricercato. Sono partito da una base dei veicoli del Desert Storm americani, ma poi l'abbiamo modificato. Siamo su un balcone, penso qua siamo almeno 2 metri alti. Dietro qui la cabina estesa con lascia il frigorifero. Questo è tutto l'impianto elettrico della cabina. Quando io ho comprato la cabina lunga, per avere l'impianto elettrico originale, ho praticamente affiancato le 2 cabine, ho smontato da questa cabina tutto il cruscotto e poi ho trasferito tutto l'impianto elettrico originale del 4x4 della cabina corta sulla cabina lunga, quindi anche tutti i diagrammi che io ho dell'impianto elettrico corrispondono, perché questo è stato trapiantato l'impianto elettrico da una cabina all'altra, con poi degli aggiornamenti, perché è stata aggiunta tipo l'aria condizionata piuttosto che i preriscaldatori. L'estetica della cabina è un po' datata perché questo è un veicolo che ha 22 anni, classico, però classico, funzionale, tra l'altro con plastiche molto robuste rispetto a quelle di adesso. moderne, sì. Noi abbiamo 3 preriscaldatori, abbiamo 2 ad acqua, uno per l'acqua del motore, uno per l'acqua della cellula. Poi abbiamo un altro terzo preriscaldatore, sempre slow speaker, che mi va a scaldare l'aria. Quindi se fuori ad esempio è molto freddo, oppure se io mi alzo il mattino, partiamo fuori, ci sono stati meno 20 gradi e mi alzo al mattino, io posso mettere il timer e la mattina quando noi partiamo, oltre a trovare il motore caldo, troviamo anche la cabina calda, cellula calda. Quella che usano poi i camionisti per dormire durante la notte. Bravissimo. Un po' si vede. Il classico è sotto lì dietro il sedile, il classico preriscaldatore ad aria con un termostato dove noi possiamo regolare la temperatura anche quando ad esempio fuori è molto freddo. Questi veicoli sono dei camion commerciali, non hanno un isolamento come l'automobile, poi il motore è sotto, quindi non hai il motore davanti, quindi qui si tende ad avere un po' di freddo di più. Allora con il preriscaldatore ad aria riscaldiamo il veicolo. Queste sono le ridotte. Allora c'è la posizione, si passa attraverso il neutral, perché chiaramente quando il cambio gira, per passare nella posizione, il cambio continua a girare, allora passa in posizione neutra, gli ingranaggi si fermano e dopodiché metti dentro le ridotte. Questo invece è il bloccaggio del differenziale centrale. Praticamente al primo scatto blocchi il posteriore e al secondo scatto blocchi il posteriore e anche l'anteriore. Quindi se io giro così ho praticamente bloccato sia il differenziale centrale che anche i 2 bloccaggi degli assali. Ah, quindi tutto si muove all'unisono, insomma, in un stesso movimento. Sì, bisogna stare attenti che devi avere un terreno molto morbido. Altrimenti rompi tutto. Io lascio Vera qui e vado a farmi un giro nel camperozzo. Ragazzi, è un orologio comodissimo, ammortizzatissimo, da qui su sembra di stare su un terrazzo. Sul balcone, come hai detto prima. Sì, sul balcone. Guardate qua che bello. Quanto è alto? Esatto. Già sei passato?
Siamo passati ieri, però è meglio sempre rallentare, piano perché piano. se sentiamo toccare possiamo continuare i danni. Molto comodo ed è silenziosissimo. Fa più rumore la ventola aria condizionata Sì, che il quello che motore. Sì. E le gomme. Però, direi, La manovrabilità di Leonardo. E voilà. sì, tante volte si vede il veicolo grosso, si immagina che ci siano grandi difficoltà. Ripeto, le cose difficili qua sono l'altezza e il peso. Noi il camion è omologato, ha una portata massima di 14 tonnellate. Noi con circa 500 litri d'acqua e un migliaio di litri di gasolio siamo a 12 tonnellate. Adesso col portamoto che faccio dovremmo andare su ancora di 300-400 kg, quindi dovremmo arrivare al massimo con tutti i pieni, con tutto in ordine di marcia, 12 tonnellate e mezza massimo. Ecco. Consumi, autonomia, dice 4000 km. Allora, una cosa che ho imparato adesso che abbiamo cominciato a viaggiare in paesi differenti, il consumo varia molto dal tipo di gasolio che noi compriamo, è molto sensibile. Qui è stato fatto il motore, è stata fatta la pattura dei cilindri, cambiate le fasce elastiche, bronzine, rifatto il cambio, tutta la meccanica è praticamente nuova, revisionato gli epiciclidari, i freni. Il consumo, allora, col gasolio italiano facciamo 4,38. Triste da dire, ma è così. Col gasolio della Bosnia-Herzegovina, che costa meno, facciamo 4,2, 4,3. Col gasolio iraniano, che non costa quasi nulla, facciamo anche 4,5. Perché Euro 2 è più grassoso, più... Non lo so il motivo. Comunque si guadagna un 20% con i gasoli che troviamo in questi paesi qua. Sono arrivato a fare anche proprio controllo da pieno a pieno, sono arrivato a fare anche 4,5 con un litro. Penso qua voler descrivere tutto e raccontare ogni singolo centimetro ci vorrebbero giorni di video, quindi grazie Riccardo per il tuo tempo, è uno spettacolo, questo è un sogno, questo è un camper che non apprezzo per l'amore dedicato. Sì, molti mi dicono anche quanto è costato e non è per non dirlo. Ma non lo so. Non lo so perché a un certo punto ho smesso di tenere i conti. Quindi i sogni non hanno prezzo, ragazzi. Ma ovviamente un camper del genere non può avere un prezzo, no? È un qualcosa che è unico, ne esiste soltanto un solo Leonardo. Sì, il bello di questi veicoli qui è un mondo affascinante e il bello è che non ce n'è uno di identico all'altro. Sì. Perché ognuno è personalizzato, ognuno ha delle soluzioni, ognuno, per dire, usa un sistema di stoccaggio dell'acqua e di filtraggio dell'acqua, ogni persona sceglie un modo diverso di gestire le energie, di gestire l'impianto elettrico e quindi veramente è difficilissimo trovare un veicolo. Questi sono tutti unici esemplari, pezzi fatti, vestiti su misura del proprietario. In continuo miglioramento. Beh sì, qua è come la Sagrada Famiglia, è un cantiere non finirà mai, non finirà mai. Sì. Come la Salerno-Reggio Calabria. Va bene, perfetto, ragazzi, noi vi salutiamo. Riccardo sta tornando in Italia, quindi se vedete un camper camion... Forse abbiamo deciso, dato che siamo qua, forse facciamo un giretto per Armenia e Georgia. Ah, perfetto, Sì, vedete? Poi faremo il sud della Turchia. Sì. Avevamo programmato di star via fino a fine giugno, ma forse facciamo uno strappo alle regole e aggiungiamo un mese di viaggio. E noi lo auguriamo con tutto il cuore, non un mese di viaggio, ma un anno di viaggio in più. Grazie. Ma figurati, è stato un piacere, grazie di cuore. Ragazzi, ci vediamo presto, alla prossima. Ciao.